Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire. Buongiorno, ben ritrovati su Radio Rossonera, lunedì 5 maggio. Adesso l'ho visto. Ben ritrovati a tutti e buon inizio settimana qui dalla radio. Su Radio Rossonera vivrete un lunedì lunghissimo. Oggi, come sempre, quando c'è il giorno partita, ci ritroveremo a fare i nostri classici appuntamenti di giornata. Quindi, mattino Milan con questo video, tra poco poi ci sarà lunch, talk nel pomeriggio e poi in serata alle 22:45 il post partita di Genoa-Milan, che mi pare si giochi, giusto Henry? Sì, questa sera c'è una partita del Milan. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, buon inizio di settimana. È il 5 maggio e oltre a essere una data importante storicamente, direi, la poesia di Manzoni, quello che è accaduto, insomma, eccetera, eccetera, è anche una data importante calcistica. Lo sappiamo. In teoria non ci riguarda, però comunque è sempre il 5 maggio. Quindi mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per le notifiche, abbonatevi, 0,99 centesimi, iscrivetevi, commentate, insomma, le solite cose per supportarci. Sì, perché stasera si gioca, ragazzi, non so se può essere interessante. In teoria sì, dovrebbe essere il focus di questa nostra passione comune, cioè le partite di calcio. Quelle cose dove 11 con la maglia, tendenzialmente rossonera, mettono in porta dei palloni di cuoio delimitati da pali e reti. Dovrebbe essere il focus di tutti, credo, ma invece in realtà, insomma, da almeno 3-4 settimane abbiamo perso un po' l'obiettivo e nel prossimo mese ci sono gli allenamenti per la partita del 14 in pratica, noi a maggio, mentre gli altri sono punto a punto per la Champions, che tra l'altro è una corsa Champions incredibile, sono a distanza di un punto in 4 squadre. L'Atalanta difende il suo terzo, poi c'è la lotta a scudetto, e la lotta per non retrocedere, chi va in Europa League e chi si sta giocando la Champions League, chi la Conference con il ritorno, eccetera. Noi a maggio facciamo gli allenamenti. Guarda Simo, mi è capitato questo weekend di seguire parecchie partite anche in Premier, in Ligue 1. Ci sono non solo in Serie A, perché anche in Ligue 1 son tipo 4-5 squadre in 3 punti per la Champions League, dal secondo al sesto posto. In Premier League tra il Newcastle, il Nottingham, Chelsea, Manchester City, da noi lo sappiamo, anche dopo il pareggio di ieri sera per 1-1 tra Bologna e Juventus, è ancora più accesa. Ma anche, ti dirò, anche le lotte per non retrocedere, per vincere i titoli, insomma, mi sono un po' goduto il calcio ed è stato strano, perché ultimamente, quotidianamente, vivendo il Milan, sembra quasi che sia in terzo, quarto, quinto, sesto piano, no, il calcio rispetto a tante altre cose. Ed è un peccato perché mi son divertito a guardare altre squadre, cioè figuriamoci a seguire il Milan quando gioca a calcio e quando ha il focus sul calcio, sarebbe incredibile. Tornano stasera gli unici che sono costretti a metterci la faccia anche in questo mese, cioè i calciatori, cioè quelli che si stava cercando di far passare per mesi come i brutti e cattivi della situazione, quando hanno sicuramente le loro colpe innegabili per una stagione tragica del Milan, ma sicuramente non i primi responsabili. Poi sono loro che toccano la palla, ci mancherebbe, e quindi sono comunque responsabili di come vanno le partite, ma insomma forse ci siamo resi conto a maggio che non sono i primi responsabili, spero. Cioè ce l'abbiamo fatta a maggio a capire che sono responsabili, ma non i primi responsabili. Ma va bene. Gli altri nel mentre, i desaparecidos di 10.000, insomma, di quel che ne rimane,
Forse li vedremo tra qualche settimana, chi lo sa, tra dirigenza, comunicazione, proprietà, eccetera, eccetera, chi sa, forse qualcuno prima o poi tornerà a farsi vivo. Tornano a farsi vivi invece i nostri eroi, visto che sono praticamente gli stessi che giocheranno la finale, a meno di Sì. defezioni dell'ultimo momento, è la squadra che con le probabilità sfiderà il Bologna. Quindi Maignan in porta, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Jimenez, Fofana, Reinders, Teo Hernandez, Pulisic, Jovic, Leao. Questa è la formazione titolare di questo momento storico, con dall'altra parte il Genoa che mette in porta le ali, Sabelli, De Winter, Vasquez e Martin, Frendrup e Masini, 2 in mezzo al campo, con Zanoli, Messias, Torsby e Pinamonti. Questa, secondo la Gazzetta, sono i 22 di questa sera. Le alternative possono essere Badili per Masini, possono essere... per il Milan non credo che ci siano grosse alternative. Jovic sta bene, quindi dovrebbe partire titolare. Sì, al massimo c'è il dubbio solo con Jimenez per Jovic, perché Abraham con Sessa in conferenza stampa ha detto che è indisponibile. Per quanto riguarda il Genoa, poi bisogna sempre capire come verranno schierati in campo, perché questo schieramento con Messias tre quarti, Torsby largo, Masini indietro, non lo so, mi sembra un pochino strano, ecco. E poi è vero che Vieira quest'anno ha anche usato Miretti, alto a sinistra, tanto, cioè largo a sinistra, ha sparegliato un po' le carte e magari è stata anche la chiave del successo del suo Genoa, però comunque poi vedremo questa sera come si schiereranno per una partita, Simo, che tristemente non conta nulla, nel senso che difficilmente immagino che il Milan possa rinvischiarsi nella lotta per le posizioni europee, cioè ci sono troppe squadre che si stanno giocando la Champions League. Cosa significa? Che quelle che non andranno in Champions League di quella lotta lì faranno l'Europa League e la Conference, cioè No, ma quello è non si sicuro, scappa. quasi matematico, sì. Non si scappa, ecco. Quindi è una partita che non conta niente se non nel tenere l'asticella alta Che sei dal il punto di Milan, vista cosa? che sei il Milan. Sì, sei il non devi dirlo a me, cioè nel senso dovresti dirlo a ecco. No, a tenere l'asticella alta in vista della finale Coppa Italia, che è l'ultima vera partita che conta. Ma ho visto che ieri sera ha giocato il Bologna, giusto? Mi sembra. Sì, Ok. Che è allenato da Vincenzo Italiano. sì. Ma guarda, faccio una Giorgio Furlanata. Sai che lui fa i sondaggi sui tifosi, buttando i nomi a caso in pasto ai media, cercando di capire come torna indietro il backup, cioè il backup, scusate, il feedback, grazie Henry, del tifoso. Te la butto lì. Come vivreste Vincenzo Italiano, prossimo allenatore del Milan? Cosa dovrei dirti? Ti dico che in Come Serie A lo fa il massimo dirigente del Milan, perché cosa sono io? no, no, Meno? certo, Lo faccio anch'io. certo, certo. No, allora, io te l'ho Non lo detto sto e te lo facendo a ribadisco. caso, stai sereno. No, no, lo so, io te l'ho detto e te lo ribadisco. Te l'ho detto e te lo ribadisco. Tu vuoi portarmi Sarri, puoi portarmi De Zerbi, puoi portarmi Italiano, puoi portarmi una serie vasta di allenatori, okay? E io ti dico: vabbè, vediamo cosa fanno, cosa combinano. Italiano in Serie A finora il suo l'ha sempre fatto. Poco da dire, ha perso delle finali, ne ha un'altra a disposizione il 14 maggio, ma il suo l'ha sempre fatto. Quindi se dovessero arrivare questi allenatori qua, io ti dico: vabbè, vediamo. Li avrei presi? Li prenderei? No. Prenderei quei 2 nomi là, Conte o Allegri, Allegri o Conte. Io sono fermo lì, perché sono allenatori che ti qualificano in Champions League, sempre. Cioè, è questo il punto. Io quello voglio. A me non interessa in questo momento storico del Milan, del progetto, del bel gioco, non me ne frega una mazza del bel gioco se sei nono in classifica. Prima appunto a tornare secondo, terzo, quarto a vincere. Sì, va bene. No, l'ho buttato lì non a caso, ma ne riparleremo magari nei prossimi giorni, insomma, anche in avvicinamento alla finale, visto che tra 9 giorni ci giochiamo sta Coppa Italia benedetta, che secondo alcuni salva la stagione, quindi dovremo darle il giusto peso, visto che salvando la stagione del Milan è giusto dare
il peso che ha questa Coppa Italia per una stagione che, insomma, essendo vissuta tra il 7° e il 9° posto per 4 quinti di stagione, poi vincere una Coppa Italia la salva. Apprezzo il tentativo, ma credo che questa volta, almeno spero, possa andare a vuoto per i tifosi del Milan. Questa benedetta boiata che abbiamo detto, che sta cercando di far passare del salvataggio di una stagione vincendo 2 coppe, perché la stagione è tremendamente insufficiente. Poi può essere soltanto insufficiente se vinci 2 coppe, ma invece di essere gravemente insufficiente passa a essere insufficiente. Hai usato le stesse parole che ho utilizzato nel Bea versus Henry, le 3 domande di qualche giorno fa. Ho detto esattamente la stessa cosa, cioè se vinci la Coppa non è che arrivi alla sufficienza, passi dall'insufficienza grave all'insufficienza punto, cioè non è che scappi. Staremo a vedere, caro Henry. Noi ci ritroviamo tra poco in realtà per i prossimi appuntamenti con Lunch Talk, che sarà una sorta, come detto, di pre, visto che avremo poi poche ore che ci distanziano da Genoa Milan di questa sera alle 22:45, il post partita come al solito per ritrovarci tutti insieme ad analizzare una partita al Cardio Palman di AC Milan SPA. Henry, grazie. Ciao, buona giornata e ci ritroviamo più tardi. A dopo. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumo Tire. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Va bene.